Oggi qua a Porto, giornata destinata anche a fare qualche prova di vlog con la Insta360 Go 3. Ora sto registrando in 2,7K con il pod per un po' provare soprattutto l'audio, che da quello che ho registrato precedentemente sembra decente, più che buono, devo dire, soprattutto rispetto a quello che era la Go 2, perché avendo ora due microfoni, non solo quello che aveva prima all'altezza della testa ma anche uno frontale, sembra che l'audio ora venga catturato in maniera migliore. Inoltre il fatto di poter vedere sullo schermino diciamo quello che si riprende aiuta a non dover usare il free frame, quello che era una volta sulla Go 2 si chiamava registrazione pro, e quindi poter registrare, diciamo, senza dover poi in post produzione scegliere il formato. È chiaro che questo formato limita però l'uso in caso a livello di uso in 9/16. Questo è un più classico 16 noni. Ora stiamo andando a prendere stanno andando a prendere l'autobus per andare a vedere la cattedrale di Porto, chiamata Sedo Porto, e vediamo. Il tempo qua a Porto è sempre abbastanza fresco, mentre in Italia in questi giorni si sta bollendo praticamente, ci sono temperature di 40 e anche più gradi. Qua la notte c'è bisogno sempre di una copertina. A Porto, sui posti dove si prende l'autobus, compare la scritta per ogni autobus a che ora arriva, e devo dire che sono abbastanza puntuali. Ogni tanto saltano qualche corsa, ma ce ne sono tanti e devo dire sono anche abbastanza puliti. E Porto, mentre questo che viene dall'altro lato non è più Porto, in realtà è Villanova da Gaia, però tenete conto che anche a Villanova, per quanto è un comune diverso, potete utilizzare i biglietti di zona 2 di Porto per prendere i mezzi pubblici. Prendere i mezzi pubblici a Porto non è complicatissimo, nel senso che si può sempre comprare in generale i biglietti sugli autobus, credo escluso quello che viene che viene dall'aeroporto, ma in generale all'interno della città si può comprare il biglietto direttamente dal controllore, anche se il biglietto sarà molto più caro, perché tenete conto che un biglietto normale, diciamo, comprato con una card che potete comprare appena arrivate, si chiama Andante Card e costa 60 centesimi. Ogni biglietto normalmente delle prime due zone, che è praticamente tutto Porto fino alla spiaggia addirittura,
di Matosinho costa 1,30 €. Invece se lo comprate sull'autobus costa 2,50 €. Però se uno si dovesse trovare senza titoli viaggio già comprati o non ha ancora la card, può sempre utilizzare il metodo pago di più e pago sull'autobus. Ora, utilizzare i mezzi qua a Porto è un piacere, nel senso che sono generalmente abbastanza puntuali, puliti, precisi. È vero anche però appunto che fare la card, ricordarsi di trovare un posto dove caricarla, eccetera, può richiedere molto più tempo di quanto uno voglia spendere, diciamo. Tenete conto però anche che qua Uber e Bolt sono estremamente a buon mercato. Pensate che da dove siamo noi, diciamo che siamo per ora ubicati vicino al mercato di Bonsuccesso, che è un luogo particolarmente interessante per andare a mangiare bene e a buon mercato. Comunque da là all'aeroporto ho visto che un Uber prende tra i 10 e 12 €, quindi una cosa super ragionevole se tenete in conto che a Roma da Fiumicino al centro se ne prendono 70, che sono e non ti vogliono neanche in generale dare la ricevuta, non vogliono usare le carte di credito, mentre qua insomma devo dire che, e questa è un'altra cosa che mi ha abbastanza sorpreso di Porto, cioè il fatto che quasi dappertutto si possa usare la carta. Ho usato la carta per, non so, un paio di caffè, quindi per 1,60 €. Il caffè è abbastanza decente, che per noi italiani è una cosa importante, nel senso che non ci dobbiamo portare il caffè da casa, perché si trovano dei caffè, per esempio ho trovato una marca che si chiama Caffè Buondì, diciamo da comprare al bar. Sono generalmente dei caffè che soprattutto non è bruciato, perché quello è il problema quando vai all'estero, che i caffè all'estero sanno in generale di bruciato. E quindi diciamo si può comprare il caffè espresso al bar e costa molto meno che in Italia. Attualmente costa la metà quasi di quanto costa in Italia, ed è decente. Non mi ero accorto, tra parentesi, che avevo l'opzione di più 1,5 EV sulla camera, quindi non so se riuscirò a recuperare bene le luci delle riprese che ho fatto, però ok, ora l'ho sistemata. E quello che volevo dire è che è il tram più antico del Portogallo, anche se il tram, soprattutto il famoso tram credo 28 di Lisbona, è molto più famoso e anche più bello, perché questi sono i tram estremamente piccoli, d'altra parte hanno più di 100 anni e quindi comunque interessante sapere che è un tram antico, veramente è il più antico di Portogallo. Un'altra cosa da dire sui mezzi qua a Porto è che
il tram non si può prendere con la carta questo andante di cui vi parlavo, bisogna pagare sull'autobus e costa sul tram, scusate, costa un po' di più. Credo che valga la pena prendere il tram se trovate un tram che faccia le viuzze più strette e più impervie, se no meglio se poi andate a Lisbona, prendere il tram a Lisbona più che qua a Porto. Qua inizia la zona, diciamo, più turistica della Ribeira di Porto e, come potete notare, una delle cose principali che vi succederà praticamente in tutto il Portogallo è trovare tanta gente che suona per strada, e c'è gente anche veramente molto brava. Io amo questo, una delle cose che amo di più del Portogallo è proprio la quantità di buskers, no? Di gente che suona per strada. L'ultimo giorno a Porto, voglio semplicemente finire quei due argomenti che sto cercando di trattare in questo video. In pratica, da una parte l'uso dei mezzi pubblici se venite a Porto, dall'altra l'experience che potete avere con questa webcam, questa action cam, questo ibrido, diciamo, che può essere la Insta360 Go 3. Allora, per prima cosa finiamo con i mezzi pubblici. Cosa manca da dire? Manca da dire che io vi ho parlato dell'andante card, cioè questa carta che serve per i mezzi pubblici intesi come autobus e metro all'interno di Porto, ma c'è anche questa card che invece serve per prendere i treni regionali. Quindi se per esempio da Porto volete andare a Braga, oppure a Guimarães, oppure a Albeiro, eccetera, per prendere i treni regionali, quindi quelli che costano poco, perché c'è veramente una grossa differenza in termini di soldi tra i treni veloci e quelli regionali, allora vi serve quest'altra carta che comunque quando andate a fare il biglietto del treno ve la danno e poi va ricaricata. Anche questa ha un minimo di costo e poi la prendete una sola volta e la ricaricate. Questo anche per dirvi che in realtà quando uno è in vacanza ha più tempo, quindi spesso non c'è bisogno di prendere i treni veloci, anche perché Portogallo, essendo piccolo, chiaramente la differenza in termini di un viaggio veloce, che magari è mezz'ora, e poi diventa poco o meno di un'ora col treno regionale, quindi a volte non ha senso quella differenza enorme che c'è nei prezzi dei treni regionali. Quindi, detto questo, finiamo questa piccola review dalla stanza d'albergo proprio così alla come viene.
della Insta360 Go 3. Quali sono state le cose che mi sono piaciute, quali quelle che mi sono piaciute meno o che veramente effettivamente creano dei problemi. Delle cose che mi sono piaciute ne abbiamo già parlato: qualità d'immagine che sembra molto buona, anche mi ha sorpreso abbastanza per esempio dentro le chiese, dove mi aspettavo con la poca luce che c'era di avere maggiori problemi. Ora, naturalmente, tenendo conto della grandezza del sensore, oltretutto veramente molto molto semplice da usare, la possibilità di staccarla e attaccarla al petto in un secondo e spingi un bottone, lascia registrare, poi quello che viene, poi lo vai a riguardare, eccetera. Il fatto di ho controllato ieri un po' di video che avevo fatto ieri di prova, questi per il vlog, per provare il vlog. Effettivamente l'audio sembra buono, si sente bene, anche in mezzo al traffico. Il fatto di poter girare lo schermino e potersi vedere mentre ci si riprende, la possibilità di un attacco super rapido, sac, che lo infilate e lo tenete, anche se questo potrebbe essere, diciamo, anche un problema, perché rispetto a quello che era l'aggancio della Go 2 è molto più diciamo oneroso da portare, è un po' più grosso, leggermente più pesante. Che cosa ci manca da dire però? Una delle cose più brutte che, diciamo, ho visto nella camera sono tutto ciò che riguarda la parte di connettività e di alimentazione. Allora, iniziamo dalla connettività. La connettività, il problema è che è vero che ha un ingresso USB-C, ma per esempio col mio telefono non riesco a collegarlo, cioè si collega, lo vede qualche secondo, un paio di minuti, iniziate a copiare e salta. Perché? Perché probabilmente ha bisogno di molta energia in ingresso che magari il telefono non riesce a dargli. Questo non mi capitava con la Go 2, per esempio, con lo stesso telefono, e quindi sono costretto a utilizzare la connessione wifi per scaricare le clip, e quando sono tante come quelle che ho fatto ieri ci vuole tempo. E qua arriviamo al problema dell'energia. Due problemi grossissimi con l'energia. Il primo: quando scaricate naturalmente state utilizzando l'energia della Action Cam, ma anche l'energia del telefono, quindi vi ritroverete ad avere un forte uso della batteria che si scarica molto rapidamente sia sull'Action Cam che sul telefono, per questa connessione, per poter passare i dati. Il che, se siete in un albergo e potete collegarvi a qualsiasi cosa e ricaricare la camera, non è un problema, ma se siete in un campeggio, se state utilizzando un pannello solare per caricare, eccetera, è chiaro che questo comporta dei problemi, e comunque non è comodo come togliere una schedina SD, micro SD, agganciarla e copiare, anche per una questione di tempi. Il secondo problema che ci troviamo di fronte con la parte di alimentazione è questa, che è vero, loro dicono ok, però
Ora la pillola registra 40 minuti e poi la puoi ricaricare 2 volte e mezzo con questo, il che fa arrivare mediamente 40 più 40 più 40 più 20 a 2 ore quasi e mezza di registrazione. Vero, ma tenete conto che è vero quando voi ve l'attaccate qua, vade in free frame 40 minuti eccetera e poi la ricaricate e la riattaccate, ma se la usate come proprio action cam con per esempio in 2,7K con lo schermino eccetera, questa non vi dura neanche mezza giornata di registrazione, quindi dovete portarvi un power bank per ricaricarla perché non ce la fa. Mentre diciamo utilizzata come appunto solo la pillola eccetera attaccata, facendo qualche video ogni tanto eccetera, sono riuscito a utilizzarla per una giornata intera. Quando ieri ho provato invece a fare proprio vlog con la pillola attaccata al corpo, l'energia è andata via rapidissimamente, l'ho dovuta ricaricare a mezzogiorno, l'una già era completamente scarica, mi diceva che era scarica e non poteva ricaricare la pillola perché sennò sarebbe finita l'energia sull'Action Pod. Quindi tenete conto di queste limitazioni, sappiamo che effettivamente questa è un action cam per modo di dire, nel senso che va utilizzata in una maniera diversa da una GoPro, sapere che naturalmente non potete metterci una scheda SD o micro SD e poi spostarla rapidamente, cambiarla, dovete per forza scaricare, sapere che non potete cambiare le batterie ma le dovete ricaricare portandovi un power bank, ma anche che vi offre tante cose che qualsiasi altra action cam non vi permetterebbe di fare. Quello che mi ha impressionato in positivo è stata assolutamente la stabilizzazione, che non credevo fosse così buona anche diciamo nella registrazione quella normale, non in free frame poi stabilizzata sul computer, ma già la stabilizzazione fatta direttamente sulla camera è veramente eccezionale e appunto la comodità di poterla mettere su un bastone, di fare delle riprese simil drone dall'alto, cose che effettivamente poi con altre action cam diventa complicatissimo, comunque molto più difficile da fare. Quello che quindi volevo dire che questa non è e non voleva essere una review completa della Insta360 Go 3, quanto le impressioni di chi la usa come un viaggiatore e non diciamo come un utilizzatore tipico di action cam, quindi facendo sport estremi e cose di questo genere. Da viaggiatore ha indubbiamente delle qualità che non ha nessun'altra, soprattutto il fatto di poterla appunto mettere al petto e usare per esempio per riprendere mentre state mangiando, e non è lo stesso di fare un video del piatto, ma proprio mentre voi state non so, tagliando una bistecca o facendo, cioè, dà un'immersività diversa, però va veramente tenuto conto molto bene soprattutto delle problematiche di
utilizzo dell'energia sia dell'action cam che del telefono, e il tempo che dovete dedicare a copiare i file sul telefono via wifi. Per quanto sia abbastanza rapido, non è certamente agevolissimo. In più i file rimarranno in una posizione del telefono che occupa spazio e non potete spostarli su un SD esterna, perché poi l'applicazione non li vede più. Si può sempre naturalmente fare, ma poi per poterli lavorare con l'ottima applicazione di Insta360 per il montaggio video sul telefono, dovete tenerle in quella cartella specifica, che poi vi lascio sotto per capire qual è esattamente, anche perché è molto comodo poi sapere qual è la cartella, perché non è nelle posizioni tipiche della DJIM di tutte le altre, è in un path assurdo che poi vi lascio scritto sotto, e quindi ve le dovete spostare, rimettere. Certo, quello che ottenete è soprattutto una comodità incredibile nei montaggi video, perché l'applicazione di Insta360 ha un'intelligenza artificiale che vi permette di praticamente creare in automatico delle stories rapide con pochissimi click, e ciò che non vi piace lo potete anche modificare, quindi non è del tutto automatica, ma permette anche poi delle personalizzazioni, cosa che tutti sappiamo essere complicatissima da fare quando dovete montare dei video nella maniera tradizionale. E basta, questo è tutto, spero sia stata utile sia la parte sui trasporti trasporti pubblici a Porto, sia questo come li possiamo chiamarlo, real case del caso reale di utilizzo della Insta360 come viaggiatori.